Cari amici, motociclisti, viaggiatori, wanderluster e chi ne ha più ne metta, finalmente ho trovato la voglia, l'ispirazione e il tempo per montare il primo video della serie Marocco, estate 2025. Non so quanti saranno, vedremo. Sapete quel momento in cui l'effetto benefico del viaggio inizia piano piano a dissolversi e capisci che il modo migliore per restare agganciati a quell'energia è riguardare le clip e provare a dare un po' di ordine a tutto quel caos meraviglioso? Ecco, io mi trovo proprio lì, in quel momento. Ma facciamo un passo indietro. Quando decidi di partire per il Marocco, tutto inizia, almeno per me, dal biglietto del traghetto Genova-Tangeri. Appena fai click capisci che già la traversata sarà un viaggio nel viaggio. 58 ore di navigazione, quasi 3 giorni a bordo. In pratica sali con la moto a Genova, e nel mio caso a un centinaio di chilometri da casa, e puff! Dopo meno strada di una classica uscitina domenicale, ti ritrovi con le ruote in Africa, senza aver guidato praticamente nulla. Surreale, direi. Allora, siamo arrivati in Marocco! Battute a parte, in questo video voglio raccontarvi un'avventura che Barbara ed io sognavamo da tempo. Dopo il viaggio del 2024 nell'est del Marocco, e quello che non ho ancora montato e che quindi non avete ancora visto, e dopo aver assaggiato il deserto e quelle atmosfere incredibili, c'era rimasto addosso il desiderio di tornare a scoprire altre zone di questo paese straordinario. E se è vero che tutto parte dal biglietto, è altrettanto vero che sulla scelta della moto per me non c'era alcun dubbio. La mia Africona 23enne. Dopo tutto ciò che abbiamo condiviso, non aveva ancora mai appoggiato una ruota sul suolo africano. Glielo dovevo, ce lo dovevamo, e non ho avuto dubbi nemmeno per un secondo. Tra l'altro, se non lo avete ancora visto, ho pubblicato un video pieno di consigli pratici per organizzare un viaggio in Marocco e lo trovate in descrizione. A questo punto, ragazzi, mettetevi comodi, immaginatevi in sella con me, procuratevi una bottiglia d'acqua bella fresca, perché qui farà caldo, molto caldo, e si parte. Non ci posso credere, ma si parte. E quindi arrivo al porto di Genova con tutto l'anticipo suggerito dai messaggi martellanti della compagnia navale nei giorni precedenti. Nemmeno il tempo di parcheggiare mi accorgo che sono già veramente in tanti. Una marea di mezzi, soprattutto di connazionali italiani di origine marocchina, in viaggio verso casa, verso le loro famiglie. Le auto e i furgoni sono carichi in un modo quasi eroico, sfidando le leggi della fisica. Eppure c'è un senso profondo in tutto questo. Ogni pacco, ogni valigia supplementare è un pensiero, un regalo, un frammento d'Italia che torna a casa con loro. È come se questo viaggio dovesse valere doppio, riempendo ogni spazio possibile per portare un pezzo della vita costruita qui ai figli, ai parenti, agli affetti che li aspettano. E li guardo con affetto e già sento che sto entrando davvero nel mood del viaggio, perché prima ancora di salpare, qui tra sorrisi, pazienza e cariche impossibili, si respira già l'Africa. Al porto devi metterti in coda per controlli, check-in vari ed eventuali, e ti ritrovi poi a restare ad attendere sotto il sole per ore, quasi come se fosse tutto preparatorio al caldo, al sole e alla pazienza che dovrai considerare arrivato a destinazione. Dove che stiamo andando? Tangeri. A Tangeri? Ma non dobbiamo andare dalla parte opposta. Allora ho sbagliato strada. Stiamo andando in Africa. No, Io pensavo si andasse a nord. Ma chi è che ha deciso? non lo so, hai sbagliato strada o abbiamo sbagliato a fare il biglietto? Oh signore. Ecco perché fa caldo. No, in fondo sono solo 2 ore sotto, 2 ore e mezza, quasi 3 sotto il sole. Va bene ragazzi, siamo a Genova. Siamo qui imbischiati con tutto ciò che ha il sapore del Marocco come diciamo antipasto. Qui è tutto molto relax. E intanto mi si sta cuocendo la testa. Ho il cervello che mi si sta liquefando. Fa caldo, ma se non è l'anticiclone che va dalla montagna, siamo noi che andiamo all'anticiclone. Per cui quest'anno abbiamo deciso di andare contromano. E quindi niente, ci vediamo sulla nave innanzitutto. Ci aspettano 3 giorni quasi
di navigazione con partenza, non lo so, inshallah. Ok ragazzi, finalmente si va. Non avendo prenotato la cabina, ci sistemiamo alla buona in un angolo e non siamo gli unici. Qui ogni angolo è un pezzo di nave da conquistarsi. Solo più tardi scopriremo che siamo praticamente vicinissimi alla sala di preghiera islamica e per la prima notte ci lasciano. Poi, con un tono che non ammette repliche, ci dicono che dobbiamo liberare tutto e dopo lo scalo a Barcellona troviamo una cabina super scontata. Terzo giorno di navigazione, siamo in cabina. Adesso vi faccio vedere la cabina. Disordine. E questo è ciò che si vede. Però eravamo pronti assolutamente e stavamo veramente molto bene a bivaccare sulle scale come avevamo fatto all'inizio di questa avventura, soltanto che è venuto tipo con tipo guardie giurate non armate e via di seguito che ci hanno detto di sgombrare, dovevamo assolutamente sgombrare tutto e andare via. La lentezza della nave ti obbliga a rallentare, non è solo un mezzo di trasporto, sembra un rito di passaggio. Ti chiede di lasciare a terra la fretta, i ritmi di casa e di entrare in un'altra dimensione. Così le ore scorrono, tra un caffè preparato da soli, qualche pagina di libro e un film improvvisato, e lunghi sguardi persi sull'orizzonte. Ogni tanto qualcosa rompe la linea del mare, delfini che saltano, una testuggine che affiora, meduse che sembrano lampadine sospese nell'acqua. Freni, non puoi fare altro. Il tempo va, la nave scivola verso il sud del Mediterraneo, il sole martella purtroppo in questi giorni il ponte alto e tu respiri tutto. L'Africa si avvicina e la senti e dentro di te qualcosa si prepara al cambio di scena. Sono tra i due continenti, da un lato c'è l'Africa e dall'altro c'è l'Europa, che adesso vi faccio vedere, salgo su a farvi vedere. Ecco qua, questa è la parte di Gibilterra, quindi Europa. Da qui invece che si intravede, ma non si vede benissimo, è la costa europea. Stiamo sbarcando a Tangeri in anticipo, 7:30 locali, 8:30 italiane, dovevamo arrivare a circa mezzanotte. È stata lunga. No dai, è stata piacevole. Adesso vediamo un po' come andrà lo sbarco. La fase di sbarco è anch'essa una grande prova. Sembra che tutto l'immobilismo accumulato in nave esploda in pochi istanti, moltiplicato per le migliaia di persone e mezzi che vogliono uscire prima di tutti e a tutti i costi. È un putiferio incredibile che trova refrigerio nel momento in cui le ruote toccano terra africana e ti ritrovi con delle ragazze pronte ad accoglierti in divisa e sorriso, offrendoti una bottiglietta d'acqua fresca. Con altri motociclisti italo-marocchini conosciuti a bordo della nave riesco a gestire in un baleno l'assicurazione della moto e il cambio. Il porto di Tangeri Med 1 e 2 è un colosso moderno, ampliato ulteriormente nel 2019. Si trova in una posizione strategica e rappresenta un super hub logistico tra Africa ed Europa, davvero a 2 passi dalla costa spagnola. Peccato che sia appunto ad altri 50 km da Tangeri città e quindi pensiamo che probabilmente ce la caveremo in un'ora. Purtroppo ci ritroviamo catapultati in un inferno di traffico, clacson, logiche di guida che sfidano la pazienza di un santo e il tutto condito da un'ondata di caldo che sembra uscire direttamente da un forno a legna. La fatica sale, il sudore cola nelle maniche e l'euforia estiva delle famiglie in strada intorno a noi aggiunge quel pizzico di follia all'intero quadro.
Arriviamo in hotel di notte, cotti e disidratati, e ancora a tratti increduli. Benvenuti in Marocco, ma è solo l'inizio. Cosa succede quando uno dimentica di prendere 2 paia di scarpe uguali? La 1:15 di notte, quindi sarebbero praticamente le 2:15 italiane. Siamo arrivati veramente nel delirio, ma tanto di quel delirio. Ho messo solo dopo, alla fine, la telecamera per filmare, ma era già troppo tardi. Ci sono stati dei momenti in cui veramente la moto surriscaldata al massimo e non ci si muoveva, sembrava veramente di essere in India, mi ricordava l'India. Siamo riusciti finalmente a trovare l'hotel, qualche malinteso per quanto riguarda la prenotazione, rischiavamo di restare per strada. C'è tanta di quella vita qui a Tangeri che fa paura, veramente tutti a divertirsi. Di pomeriggio. Sembra l'una di pomeriggio, festa e festini ovunque. Ovviamente abbiamo trovato un posto dove rifocillarci perché siamo affamati. Com'è? Come ti senti? Non lo so. Bene amici, per oggi ci fermiamo qui, domani ci sveglieremo a Tangeri e avremo 2 giorni pieni per assaporare davvero tanto questa terra di frontiera. Partiremo dal chilometro zero dell'Africa, ci perderemo tra le strade della Medina e ci godremo ogni momento, prima di rimetterci in moto verso la città blu, Chefchaouen. Lì ci aspetterà un episodio fuori programma, un incendio enorme che terrà tutti col fiato sospeso per ore. Se il viaggio vi sta prendendo quanto sta prendendo noi, lasciate un mi piace, scrivete nei commenti e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio marocchino e sarà veramente intenso, promesso.